Signore e signori, bentornati nell'epicentro di ciò che desiderate sapere e nel luogo dove le verità non dette del mondo dello spettacolo trovano voce. Stelle turche rivelate. Stasera non stiamo sfiorando la superficie di un tappeto rosso, stiamo scendendo in un vortice di alta moda, strategie silenziose e una metamorfosi così clamorosa da aver fatto tremare l'intera industria. Prima di srotolare il filo di quella notte che ha sconvolto gli equilibri, ricordate di iscrivervi a Stelle Turche Rivelate. Se volete sostenere le nostre indagini profonde nelle vite delle vostre stelle preferite, prendete in considerazione il tasto abbonati per entrare nel nostro club esclusivo. E non dimenticate di mettere mi piace a questo video per aiutarci a spezzare l'algoritmo, proprio come i protagonisti di questa storia hanno mandato in tilt la rete. Respirate a fondo. Siamo agli L Style Awards, dove i flash accecano ma le ombre raccontano la trama vera. L'aria vibra di una tensione strana, quella miscela di vanità, arte e fame di conferme che domina i piani alti della cultura pop. Gli L Style Awards sono da anni un campo di battaglia in cui stoffa e pelle si fondono per diventare titoli, ma quest'anno la narrazione ha cambiato rotta con un boato. Al suono delle portiere che si aprono e del profumo costoso che si mescola al metallo dei cavalletti, fra i presenti si insinua un'unica consapevolezza: la gerarchia sta per essere riscritta. Di solito il tappeto rosso è una rissa di ego, ma ci sono istanti rarissimi in cui il frastuono si interrompe, sostituito da un unico respiro trattenuto. Non è una notte di statuette. Quei trofei luccicanti sembrano fermacarte se paragonati alla dichiarazione sociale incarnata da una silhouette che sbuca dall'oscurità. Il chiacchiericcio su chi frequenta chi o su quale progetto stia per debuttare evapora all'improvviso. Il riflettore, di solito capriccioso, sceglie un punto e non lo molla più. Entra Demet Özdemir. Dire che è arrivata sarebbe un insulto alla verità, è apparsa. Indossa una creazione che non è un semplice abito, ma una mossa da scacchista. Un mugler nero tempestato di perline, tagliato come un'architettura che abbraccia e sfida il corpo, bisbigliando promesse di pericolo e seduzione. E qui sta il nucleo della controversia, la scintilla che incendia paragoni globali. Non è un modello vergine. Quell'abito ha già vissuto 1000 prime pagine, avvolgendo icone come Georgina Rodriguez, la compagna del dio del calcio Cristiano Ronaldo, e l'inarrestabile Dua Lipa. Indossare un capo già visto è spesso considerato peccato mortale nel tribunale spietato della moda. Eppure, mentre Demet scivola sul rosso, succede un'alchimia. Dove altri hanno visto un replay, l'occhio esperto riconosce una rinascita. Il tessuto sembra scordarsi dei corpi che ha toccato prima, arrendendosi interamente all'aura dell'attrice turca. È una lezione di riappropriazione, non è l'etichetta a fare la donna, è l'anima cucita in ogni filo. E oltre il velluto, lontano dagli scatti, che cosa è davvero accaduto? Le voci più vicine alla macchina dell'evento sussurrano di una scena carica di emozione repressa. Il backstage degli L Style Awards è solitamente un teatro di cordialità in posa, baci d'aria scambiati come moneta. Ma, all'ingresso di Demet, il barometro cambia. Sguardi sviati, quel finto non vedere che urla in sicurezza. Perché? Perché Demet non indossa soltanto un abito, indossa un'identità nuova. Dopo la performance intensa e lodata in Esref Ruya, l'industria ha dovuto ricalibrare lo sguardo su di lei. La ragazza della commedia romantica è sparita. Al suo posto c'è una donna che comanda la stanza senza dire una parola. Si mormora che certe colleghe, forse impaurite da questo salto in quella che i critici definiscono lega globale, abbiano mantenuto una distanza gelida. Il dubbio rimbalza. Il sistema turco è pronto per una stella capace di accecare anche i piani più alti? E come in ogni racconto in cui l'aria frizza e gli equilibri oscillano, un nome aleggia come elettricità: Can Yaman. Il suo fantasma elegante scivola fra i corridoi delle voci, che lo vogliono presente ma defilato, oppure lontano, ma con occhi che arrivano ovunque. C'è chi giura di aver intravisto la sua silhouette oltre una tenda, e chi sostiene che un autista abbia recapitato un mazzo di fiori color notte a un camerino senza mittente. Che sia coincidenza o sceneggiatura, la domanda brucia. In questa rivoluzione silenziosa di Demet, dov'è Can? È l'antagonista muto o l'alleato invisibile? La verità è che, in serate come questa, l'assenza può pesare come un'apparizione, e ogni sospiro diventa un indizio. Se vi piace entrare sotto pelle a queste dinamiche, ricordate, Stelle Turche Rivelate è il vostro rifugio. Avete già schiacciato quel mi piace? Ci aiuta più di quanto immaginiate.
E ora, raccontateci nei commenti, a chi appartiene davvero l'eredità Mugler? Alla potenza sfrontata di Dua Lipa, al lusso patinato di Georgina Rodriguez o al mistero sofisticato di Demet Özdemir? Fateci sapere, e se apprezzate le nostre ricostruzioni, il tasto grazie è lì per sostenere il nostro lavoro indipendente. Torniamo alla scena. Analizziamo la teoria di stile dietro questo confronto a tre. Quando Dua Lipa ha indossato questo Mugler, è stata una scelta da manifesto, ribellione, libertà, palco e luci brucianti. Quando Georgina Rodriguez lo ha sfoggiato, era un diadema di vita jet set, un'ode a diamanti e jet privati. E Demet ha tolto il rumore all'abito, lasciandogli una storia. I critici e i profili social si sono scomposti in analisi. Il punto che emerge dal coro digitale è chiaro. Demet ha portato cinema in quel look. Non era semplice stoffa sulla pelle, era uno studio del personaggio. I commenti si sono moltiplicati. Sembra nata per un red carpet hollywoodiano, scrive qualcuno. Un altro osa. Nessuna gara, quel vestito ha finalmente trovato chi lo possiede. Non è solo orgoglio nazionale, è oggettiva eleganza. La postura, la scelta minimal di capelli e trucco tirati, severi, eppure ferocemente femminili, lasciano parlare le perline senza urlare. È la grammatica della misura. Nella moda, il silenzio ben dosato è la mossa più potente. Questa vittoria sartoriale non si può separare dalla metamorfosi professionale. Il tempismo è troppo perfetto per essere caso. Con Esref Ruya, Demet ha attraversato corridoi emotivi più scuri e complessi. Quel ruolo l'ha spogliata dei riflessi zuccherini che l'avevano resa adorabile a milioni, obbligandola ad abbracciare una realtà più ruvida, più vera. E quell'ombra, quella profondità, l'hanno seguita fino al tappeto rosso. Non è una celebrità a una festa, è un artista che porta se stessa come opera compiuta. E poi, eccolo tornare in controluce, come un basso che vibra sotto una melodia. Can Yaman. C'è chi racconta di un incrocio di sguardi da lontano, chi parla di un messaggio scivolato sullo schermo del telefono proprio prima che Demet entrasse nella sala principale. Sostegno? Nostalgia? O semplice rispetto tra due fuochi che sanno quanto brucia la ribalta? Il pubblico si è diviso in due correnti, chi sogna una reunion da favola e chi sussurra che la grandezza si misura anche nella distanza elegante. Lui, figura di disciplina e magnetismo, viene dipinto come l'uomo che capisce quando stare al centro e quando sparire, lasciando che parlino i risultati. Lei, nella sua muta dichiarazione di potere, sembra dirgli: guarda che cosa so fare. E se fosse proprio questa danza a distanza a tenere tutti col fiato sospeso? Le voci dal backstage dicono che gli osservatori internazionali hanno preso appunti. Quando indossi lo stesso capo delle donne più fotografate del pianeta e riesci a farlo tuo, il mercato mondiale alza le antenne. C'è chi scommette su una collaborazione con una casa globale, e c'è chi sussurra di campagne che vedrebbero The Fan Woman di un profumo dal nome notturno. Qualcuno, più audace, immagina un colpo di scena, una firma che accosti in una stessa narrazione Demet e Khan, ciascuno nella propria forza, in un progetto dal respiro europeo. Silenzio dagli uffici stampa. Ma in questo mestiere, il silenzio è spesso il preludio alle tempeste di annunci. Naturalmente, a una dimostrazione del genere non mancano detrattori. Internet, campo minato di giudizi, si spacca. Da un lato i fedeli e gli intenditori brindano a una vittoria per la rappresentanza turca su scena globale. Dall'altro, i cinici mormorano di strategia calcolata, paragonando la scelta all'ombra gigantesca di icone internazionali per accendere i riflettori sul proprio nome. Una mossa di PR, tuonano. Vuole orbitare nel mondo di Ronaldo, suggerisce qualcuno. Ma non è proprio questo il gioco? Anche se calcolata, l'esecuzione è talmente impeccabile da meritare applausi per audacia e misura. Gli editor di rivista, guardiani della moda, vengono intercettati mentre discutono se davanti ci sia solo gelosia o una critica legittima. Ma le immagini parlano, non si vede una donna che imita, si vede una donna che non ha più bisogno di imitare. Forse l'aspetto più straordinario della serata è stato il comportamento di Demet Özdemir. Nell'era dell'oversharing, in cui ogni pensiero viene sparato in una storia, lei ha scelto la via dell'enigma. Niente proclami, nessuna rincorsa al microfono. Solo pochi scatti curati e un ringraziamento asciutto. Questo silenzio è un'arma. Il pubblico è costretto a proiettare su di lei le proprie fantasie, ingigantendola. Tacendo, ha detto tutto.
Sono qui, e vi vedo. Questo autocontrollo ha scosso le gabbie. I saluti da lontano e qualche spalla fredda ricevuti dietro le quinte diventano la corazza degli insicuri che capiscono di avere, per la prima volta, un astro davanti capace di spostare le maree. E in quel mare, la scia di Kanyaman continua a increspare la superficie. Una presenza senza bisogno di apparire. Un nome che basta pronunciare per cambiare la gravità di una stanza. Che si siano incontrati per pochi secondi o che si siano solo sfiorati da lontano, l'effetto è lo stesso. Le timeline esplodono, le fanbase si accendono. I media cercano di leggere labbra e ombre. C'è chi assicura che lui abbia preferito non rubare scena, consapevole del momento storico di lei. C'è chi, romanticamente, immagina un brindisi segreto, un complimenti sussurrato e poi via, due traiettorie che si rispettano senza intralciarsi. Qualcuno parla di un progetto internazionale che li vorrebbe, ognuno per il proprio carisma, nello stesso universo narrativo. Lei come icona di eleganza, lui come volto di forza carismatica. Realtà o fiaba, il solo rumore dei loro nomi insieme fa vendere sogni. Voi siete il polso di stelle turche rivelate. Quali stelle turche vorreste vedere alla pari di Dimet in questa nuova stagione di stile? E quale evoluzione immaginate per Kanyaman in un contesto globale in cui disciplina, fascino e intenzione si fondono? Scrivetecelo. E un promemoria ai nostri sostenitori. Se credete in un racconto indipendente, inchiestistico e senza filtri, il tasto abbonati è lì per darci forza e farvi entrare dietro le quinte con privilegi speciali. Il verdetto? Gli Hostile Awards saranno ricordati per molte cose, ma i libri parleranno della notte in cui Dimet Özdemir è passata da stella a icona. L'abito è stato un detonatore. Le reazioni, adorazione e invidia certificano lo status. I paragoni con Dua Lipa e Georgina Rodriguez, forse nati per ridimensionare la sua originalità, sono rimbalzati come boomerang, finendo per evidenziare la sua unicità. Non è sopravvivenza al confronto, è dominio. E mentre le riviste contano i like, la vera domanda resta sospesa come fumo dopo i fuochi. È stato un giorno di grazia o il primo capitolo di una conquista mondiale? Se i sussurri sulle partnership internazionali e l'aura che ha emanato significano qualcosa, tenete gli occhi aperti. La trasformazione è compiuta. Il viaggio è appena iniziato. E Khan, il suo nome torna come un eco che non si spegne. Perché quando due destini che hanno incendiato l'immaginario si incrociano anche solo nel racconto, la platea trattiene il fiato. Che ci sia un futuro intrecciato o una rivoluzione parallela, lui diventa il contrappunto perfetto. L'uomo che comprende il peso della luce e la nobiltà dell'ombra, capace di stare un passo indietro per lasciare che l'onda di Dimet si alzi e franga con tutta la sua potenza. In questo equilibrio, forse, c'è la ragione per cui entrambi continuano a dettare il ritmo di un sogno collettivo che non vuole finire. Grazie per averci seguito oltre il velluto e dentro il cuore della tempesta. Abbiamo radiografato l'abito, la tensione e la presenza magnetica di Dimet Özdemir, con il sussurro costante di Kanyaman a modulare il battito della notte. La fama è volubile, ma stasera abbiamo intravisto qualcosa che somiglia alla permanenza. Ricordate? Qui a Stelle Turche Rivelate non ci limitiamo a riportare la notizia, analizziamo l'anima dietro l'immagine. Se questo viaggio vi è piaciuto, colpite quel mi piace, condividete con chi ama l'alta moda e il dramma, e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E non dimenticate di scoprire i vantaggi dell'abbonamento con il tasto abbonati. Fino al prossimo scandalo, al prossimo tappeto rosso, alla prossima rivelazione, restate eleganti, restate curiosi, e ricordate che qui trovate sempre ciò che cercate. A presto da Stelle Turche Rivelate.